Ciao a tutti amici di WeDrive e bentornati sul nostro canale, qui insieme in questo nostro nuovo episodio dedicato alla serie Matching Numbers. Oggi andremo insieme ad analizzare un nuovo modello, o meglio, un modello di cui non abbiamo ancora parlato su questo canale e su questa serie, ed è l'Alfa Romeo Spider, nello specifico il modello 916. L'Alfa Romeo Spider fu una cabrio del Biscione prodotta dal 1995 al 2004. L'auto era veramente bella. Fu denominata appunto anche Progetto Spider 916 in quanto andava questo termine a differenziarlo un attimino dal modello precedente, lo storico Duetto per intenderci, coda tronca, osso di seppia e tutti i precedenti, e condivise il suo progetto anche con la Coupé, la versione appunto GTV 2+2, che a differenza della Spider, una 2 posti secca, era invece omologata per poter ospitare ben 4 passeggeri a bordo. Successivamente essa venne poi sostituita dalla Spider di derivazione Alfa Romeo Brera. L'Alfa Romeo Spider, insieme anche all'Alfa Romeo GTV, furono presentate al Salone di Parigi nel 1994. Questa fu la versione Roadster a 2 posti secchi appunto, e dalla GTV la Spider si differenziava principalmente per una coda completamente ridisegnata al modello coupé che presentava un cofano dal bagagliaio sdoppiato in quanto doveva appunto ospitare sia la capote che i bagagli, quindi di conseguenza un bagagliaio molto più piccolo rispetto alla versione coupé. La lunghezza totale della Spider si attestava intorno ai 4,28 m e 4,29 m fu invece quella lunghezza relativa alla versione restyling post 2003. Immutato, il frontale aveva il classico scudo con il logo della casa, al contrario il cofano invece era di forma triangolare più accentuata e inglobava i fanali sdoppiati anteriori che personalmente ho sempre trovato veramente molto belli, e a cofano alzato, piccola curiosità, vi chiedo anche qui magari nei commenti di parlarne insieme, li ritrovo molto simili al gruppo ottico della Renault Clio Mark II. E come anticipato quindi prima, un bagagliaio di circa 110 litri, non tantissimi ma nemmeno pochi, tenendo conto che le rivali di allora, dell'epoca, non riuscivano a fare molto meglio. Al contrario invece un serbatoio in metallo molto capiente, di ben 70 litri. Basti pensare che quotidianamente un'utilitaria dei nostri giorni va dai circa 40 ai 55 litri. Il pianale di entrambe si basava sullo sviluppo del progetto Type 2, e la versione ovviamente Roadster aveva una rigidità torsionale inferiore di circa il 60% rispetto all'alternativa coupé. Rimasero ugualmente elevati i valori sulla sicurezza passiva e a ciò contribuirono anche leghe di alluminio e magnesio per alcuni componenti strutturali e un larghissimo uso di acciai ad alta resistenza per il progetto generale, che portava la qualità costruttiva e tecnologica a livello di sicurezza a dei livelli molto alti. Non a caso appunto erano presenti doppio airbag, cinture con pretensionatori, portiere con barre anti-intrusione, sistema antincendio e un serbatoio, come anticipato prima, interamente costruito in metallo. Poi, per ottimizzare la ripartizione dei pesi, fu anche notevole lo studio da parte dei tecnici e degli ingegneri per bilanciare le masse, in quanto furono poi collocati buona parte di questi componenti, quali batteria, il serbatoio, la ruota di scorta e i silenziatori, totalmente nella parte posteriore dell'auto, ad andare quindi a bilanciare il peso, che in alcuni casi, come il V6 Busso anteriore, era molto elevato. E rimanendo sempre sulla parte anteriore dell'auto, aggiungiamo come essa fosse dotata di un sistema di sospensioni e ammortizzatori basato sul principio e la tecnologia McPherson. Al posteriore, al contrario, invece, troviamo un sistema a 4 bracci multipli, più comunemente conosciuto come classico multilink. La prima serie montava differenti tipologie di pneumatici, 195 raggio 15 o 205 raggio 16. Nel 98 furono invece aggiunte anche misure come 205-50 R16 e il più sportivo 225-45 ZR17. Da buona sportiva quale questa lei era, l'impianto frenante era composto da ben 4 freni a disco autoventilanti, gli anteriori, assistiti da ABS, e dal 98 l'ABS fu tarato su una nuova generazione più sportiva attraverso anche la presenza del sistema EBD.
Le versioni V6 invece furono dotate di ben 4 pistoncini per ogni freno, dotati e serviti dal servizio Brembo. Gli interni non differenti, anzi molto simili tra le due versioni, la GTV e la Spider, soprattutto nei primi anni risentirono molto della qualità degli assemblaggi, non tanto delle plastiche, in quanto queste ultime erano comunque di un livello accettabile. Con il primo importante restyling del 98, tale problematica venne poi risolta con l'adozione di plastiche di maggior qualità ed assemblaggi di maggior cura. La plancia centrale risultava molto più moderna rispetto alle concorrenti dell'epoca, infatti al centro collocati erano 3 diffusori per la climatizzazione e al di sotto di questi era stata poi dislocata tutta la strumentazione accessoria con i quadranti orientati verso il guidatore e più in basso quelli di climatizzatore e impianto stereo a cassette. Insomma, le versioni di questa Alfa Romeo Spider furono principalmente 3, la prima del 1994, la seconda del 1998 e l'ultima, la più fresca, quella che andava a richiamare le forme, gli stilemi delle altre di casa Alfa Romeo del 2003. La selleria fu ridisegnata, furono introdotte numerose personalizzazioni e abbinamenti degli interni con diverse colorazioni in contrasto del pellame e dei pannelli porta. Il bagagliaio inoltre venne aumentato e rivisto interamente con materiali un po' più ricercati e ci fu anche la possibilità di poter adottare un kit di riparazione pneumatici con compressore, andando quindi a risparmiare sul volume già presente nel bagagliaio dato dalla presenza della ruota di scorta. La vettura si arricchì inoltre di nuovi accessori molto richiesti all'epoca, quali ad esempio anche l'autoradio Hi-Fi. Dal punto di vista tecnico vennero inoltre migliorate le sospensioni, venne installato un nuovo sistema di ABS con ripartitore di frenata, l'EBD, ed esteticamente fu anche inserita una mascherina cromata sul cofano. Vennero ampliati i passaruota posteriori per poter ovviamente ospitare dei cerchi più grandi e si ebbe anche la possibilità di poter applicare un kit estetico, aerodinamicamente un po' più funzionale. Il 2003 fu l'anno dell'ultimo restyling, quello più incentrato solo sulla parte anteriore dell'auto, che andava quindi a richiamare gli stilemi e le forme dei modelli di allora prodotti dal Biscione. Internamente erano poche le differenze rispetto al restyling precedente, l'illuminazione della strumentazione, i comandi divennero di colore rosso e il tachimetro fu portato a fondoscala a 280 km. Nuovi furono anche i disegni dei rivestimenti della selleria in pelle e venne abbassata la seduta di 1 centimetro e altri piccoli particolari presenti non nella versione 98-2003 ma solo in quest'ultima. Nuove furono anche le motorizzazioni come il 2000 GTS a iniezione diretta di benzina Euro 4 con ben 165 cavalli e il 3002 V6 Busso da 24 valvole fu portato alla potenza di 240 cavalli. Le motorizzazioni, infine, che resero più o meno sportivo questo modello furono veramente tante e diverse tra loro. 1008 Twin Spark, 2000 Twin Spark, 2000 GTS, 3000 V6 12 valvole solo appunto per la Spider, il 2000 V6 Turbo, il 3000 V6 24 valvole, il 32 V6 24 valvole busso, portandoli da una potenza tra i 144 e i 240 cavalli. Bene ragazzi, che dire, anche questo video termina qui. Io però, prima di lasciarvi, vi chiedo un piccolo importante favore: iscrivervi a questo canale, perché a noi è molto utile lasciarci un mi piace, questo solo nel caso in cui il video vi fosse piaciuto, commentare, scriverci qui, parlare un po' con voi di questo modello e di altri che potremo andare ad affrontare nelle prossime settimane, ma soprattutto di seguirci anche sulle nostre pagine social, Facebook, Instagram ed il nostro sito, non ultimo per importanza, www.widrive.tv. Alla prossima!